Sono Giulia Chiarot, sono un ingegnere dei materiali e sono in Lati da ormai un anno nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. In particolare mi occupo del controllo qualità dei prodotti, quindi essenzialmente verifico che i prodotti finiti siano conformi alle specifiche e che le procedure e le normative siano seguite. E poi parallelamente eseguo una serie di analisi statistiche per mantenere monitorate le caratteristiche dei materiali. In realtà è stata una scelta abbastanza naturale perché ho da sempre avuto una maggiore propensione per le materie scientifiche rispetto a quelle umanistiche, un po' perché da un lato mi divertiva, no? Nel senso che era un po' una sfida con me stessa riuscire a risolvere e a trovare le soluzioni dei problemi, dall'altro perché non lasciavano spazio a opinioni o interpretazioni e di conseguenza questa cosa mi è sempre piaciuta delle materie scientifiche. Nello specifico ho scelto ingegneria dei materiali perché mi piacevano tutte in modi diversi, ma non avevo nessuna propensione per una in particolare, e ingegneria dei materiali è molto trasversale e di conseguenza mi avrebbe permesso di spaziare su più ambiti. Ci sono molte donne che ammiro per la loro intelligenza e per l'intraprendenza che hanno avuto magari nell'affermarsi in ambiti che in realtà soprattutto un tempo erano occupati esclusivamente da uomini, però non posso dire di avere un modello specifico in mente. Sicuramente però ci sono delle figure che mi hanno influenzata, in primis per esempio penso a mio padre e a mio nonno, maestri nell'arte di ingegnarsi, e questa cosa, questo senso pragmatico me l'hanno un po' trasmesso loro, devo dire. Per quanto riguarda la scelta di materiali, sicuramente mi ha influenzato un libro che lessi al liceo di questa biologa, Janine Benyus, che ha coniato il termine biomimetica. La biomimetica è essenzialmente una scienza che si occupa di ispirarsi alla natura per creare, per progettare oggetti e materiali, proprio perché la natura stessa è già di per sé organizzata nel modo più efficiente e meno dispendioso possibile, e questa cosa mi aveva molto incuriosito. Ottima domanda, perché avendo iniziato a lavorare da poco anch'io sto ancora scoprendo in cosa sono brava e dove posso essere effettivamente più utile. Quello che sicuramente mi auguro per il mio futuro lavorativo è di riuscire a fare la differenza all'interno di un team e quindi di portare un contributo rilevante. Spero poi di continuare ad avere la curiosità per accrescere il mio bagaglio di conoscenze.